tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il gilet che state già intravedendo. Va a fare appunto il paio con la minigonna uscita qualche tutorial fa, proprio a creare un bellissimo completo. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Per realizzare questo progetto utilizzeremo gli stessi materiali dell'altro video, ovvero la lana colora nella variante bordeaux e arancio di casa 3 sfere in abbinamento con il filato amore della casa di Borgo dei Pazzi. Nella lavorazione adesso vi mostro un piccolo campione realizzato con un'altra variante di colore perché il beige mi è terminato proprio in concomitanza della fine di questo progetto. Lavoro a 3 capi, uncinetto numero 10, andiamo a vedere subito come si struttura il progetto. Naturalmente abbiamo anche il nostro foglio perché si parla di top down quadrato aperto, molto semplice. Infatti, come vedete, non abbiamo chissà quanti dati a cui fare riferimento. Si parte sempre dalla circonferenza della testa. Non abbiamo multiplo anche in questo caso, sempre per le lavorazioni più semplici, fa tutto il filato come vedete e quindi strutturiamo subito una catenella che sia lunga tanto quanto la nostra circonferenza testa e al numero che otteniamo togliamo 4 punti che sono poi quelli che andranno a costituire i nostri 4 aumenti. Al numero ottenuto suddividiamo ulteriormente 4, andando così a ricavare la misura dei nostri lati. Dobbiamo effettuare un'ulteriore divisione perché abbiamo appunto uno sprone aperto. Facciamo un esempio. Abbiamo 104 punti. Togliamo i 4 che costituiscono gli aumenti, ci troviamo con 100 punti che suddividiamo in 4. Abbiamo quindi 4 lati da 25 punti. Per uno sprone quadrato saremmo a posto, ma dobbiamo dividere, quindi un lato, quindi un 25, andrà ulteriormente suddiviso. Nel caso di numero dispari io preferisco arrotondare, quindi o 24 o 26, in modo da poter suddividere meglio i punti. Quindi facciamo un'altra ipotesi, strutturo 26 punti diviso 2, inizio con 13, aumento, 25 aumento, 25 aumento, 25 aumento, 13 chiudo. Questo è il quadro per poter andare a strutturare appunto lo sprone quadrato. Come vedete c'è veramente molto poco da calcolare. Ora vi faccio vedere su campione come procedo io. Metto il filo a 3 capi, uncinetto e inizio. Ho realizzato 20 maglie, a queste 20 ne devo togliere 4, quindi ho 16 punti che dividendo in 4 mi tornano sempre 4. Devo fare 4 lati da 4 punti, anzi no, 3 lati da 4 punti e un lato da 2 punti e inizio appunto subito da questo. Quindi una catenella per alzare il lavoro, entro nel primo punto e vado con la mia prima maglia bassa, seconda maglia bassa, aumento una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Ho completato il primo giro. Come vi ho detto, avendo fatto la suddivisione, io ho realizzato per il campione 2 maglie basse, un aumento e poi ho strutturato i miei lati da 4. 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento e le restanti 2 maglie basse che mi completano proprio, vedete, il quadrato. Ma in questo caso ho il mio risultato perché lo sprone resta aperto. Quello che devo fare adesso è continuare esattamente nello stesso modo in righe di andata e di ritorno fino a raggiungere l'altezza dello sprone che mi è congeniale. Nel mio caso siamo sempre sui 18 cm. Naturalmente per un discorso di comodità continuerò a lavorare su campione, ma voi continuate per tutte le righe che vi occorrono in modo da raggiungere la vostra altezza sprone. Ammettiamo di aver raggiunto il nostro sprone, la nostra altezza sprone, quindi lo ripieghiamo e ci accertiamo di avere la giusta altezza. Questa è la grandezza naturale per farvi vedere un pochino
meglio la parte superiore. Eccola qui. Adesso dobbiamo verificare che la nostra circonferenza più ampia corrisponda alla circonferenza alla quale siamo arrivate con i nostri giri per raggiungere l'altezza. Quindi cosa facciamo? Misuriamo la nostra circonferenza più ampia e misuriamo il lato lungo del nostro sprone, poi lo raddoppiamo. Facciamo un esempio. Mettiamo che io abbia raggiunto 30 cm di lunghezza, che raddoppiato arriva a 60, ma la mia circonferenza più ampia è di 80 e quindi ho ancora 20 cm che devo lavorare per ottenere la misura corretta che mi consentirà l'indosso. E quindi come procedo? Suddivido i centimetri che mancano, quindi in questo caso i miei 20 cm che devo ancora aggiungere, in due. 10 cm andrò a lavorarli sviluppando una catenella in modo da trovarmi con due segmenti da 10 cm. Come li vado a lavorare? Volto il lavoro e mi porto con le mie maglie basse al primo aumento, che è quello che mi corrisponde poi al sottomanica. Eccolo qui. Entro nel punto, realizzo una maglia bassa e adesso mi devo agganciare, vi faccio vedere meglio in questo modo, eccoci, mi devo agganciare all'altro aumento in modo da creare qui lo spazio per la manica, aggiungendo delle catenelle che mi creino uno spessore della dimensione, in questo caso di 10 cm. Mi vado poi a riagganciare nell'aumento, continuo la lavorazione punto su punto e l'aumento successivo replico l'operazione. Ora vi faccio vedere il progetto già terminato. Sono arrivata al mio sprone. Ora, come vedete, io qui ho aumentato la misura, altrimenti avrei ottenuto una manica troppo stretta per l'indosso che io voglio del mio gilet. Si può intuire il riadattamento proprio da questo scalino, altrimenti il progetto sarebbe continuato assolutamente dritto. Invece questa piccola curvatura ci fa capire che abbiamo delle maglie aggiunte. In questo caso me ne sono servite soltanto 4, come vedete, ma che hanno fatto assolutamente poi la differenza nell'indosso. Quindi una volta arrivata alla fine del mio sprone, ho continuato il giro successivo con le maglie basse lavorate così come si presentano e dall'aumento, eccolo qui, ho strutturato le catenelle. Vedete? Catenelle, mi sono agganciata dal lato opposto e ho continuato sul lato posteriore lavorando punto su punto per poi replicare la stessa operazione dal lato opposto. Aumento, 4 catenelle, mi sono riagganciata e ho terminato il mio giro. Terminata questa operazione, io di fatto ho la perfetta calzata del mio scalfomanica e da questo momento in poi non devo fare altro che continuare giro su giro senza aumentare più, come vedete, punto su punto, riga su riga, una maglia bassa in ogni punto disponibile. Questo fino a raggiungere la lunghezza del capo che io desidero. Quindi questo è il risultato che ho ottenuto semplicemente lavorando maglie basse con un filato a 3 capi di 3 colori differenti. Come vedete, la lavorazione dello sprone quadrato è molto semplice ed io spero di essere stata concisa ed esaustiva. Spero quindi che questo tutorial vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi auguro come sempre una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.